Oggi alla stazione Termini, ma anche ieri, c'è stata una maxi operazione straordinaria. Ovviamente la parola straordinaria vi fa capire che è un qualcosa che è stato maturato oltre ai normali controlli, perché ovviamente la stazione Termini in questo periodo è stata oggetto di discussione, prevalentemente per i fatti successi, ma anche perché le lamentele sia all'interno della stazione che nelle zone limitrofe hanno portato il ministro dell'interno Piantedosi, che era poi il prefetto di Roma prima di diventare ministro dell'interno, a far partire questa operazione in cooperazione con il sindaco di Roma. Mi confermano qui alla stazione Termini che sono 2 giorni che tutte le mattine arrivano dei nuclei di agenti in borghese che fanno parte della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, ma anche, grazie, è buona persona, ma anche della polizia locale, che hanno iniziato tutti i controlli a tappeto. Cosa sono questi controlli a tappeto? Ve lo spiegherò adesso durante il video. Ritornando su via Giolitti e sulla piazza, in realtà adesso ho trovato i nuclei di polizia, blindato, unità cinofila e pattuglie che stazionano proprio qua sulla parte di via Daniele Manin. Fa capire che hanno fatto tutto il giro qui intorno, hanno praticamente ripulito tutta la zona che gira qua intorno e adesso si sono posizionati in questo punto strategico. Ci sono anche altre pattuglie con le sirene accese che stanno passando qui sulla parte di via Giolitti, vanno probabilmente, vedo, accelerando per qualcosa che è stata segnalata. Qui tutto lo slargo è veramente deserto rispetto a quelli che ci sono di solito, sopra ancora controlli dall'alto. Come l'hanno strutturata praticamente? Hanno fatto un lavoro del... Ciao ragazzi! Hanno fatto un lavoro praticamente di compartimentazione delle zone, gruppi divisi per specie di corpo. Adesso anche qui sulla piazza, ecco, hanno messo svariate pattuglie, probabilmente rientrando stiamo trovando un pochettino tutto. Ciao! Hanno scelto le zone, le hanno ripulite e pian piano si stanno muovendo sulle altre zone che invece devono essere pulite. Ciao ragazzi! Sto riprendendo me. No, non sto riprendendo me. No, non è te. Io sto... Vieni a vedere, vieni qua, guarda, vieni a vedere. Ma non te metto poi, guarda qua. Allora che te incazzi, è matto. Ma te incazzi, mi stava riprendendo a me. Ho capito, mi stava ripia io. Ciao bello. No, c'è gente che giustamente mentre camminavo e riprendevo me pensava che stavo riprendendo loro, e ho detto va bene, ma non t'arrabbiare. Ci sono 2 o 3 pattuglie proprio sulla piazza e lì di solito non ci sono mai, invece le vedo con le sirene accese, controlli, Guardia di Finanza qui dall'altra parte. Elicottero che passa sopra. E questa è proprio la stazione, la piazza, per farvi capire. Anche laggiù un altro blindato, cioè controlli da questa parte, Guardia di Finanza di qua, blindato dall'altra parte. L'unica cosa è che l'area più calda, quella dove di solito succedono i casini, che è quella lì giù, quella fermata della metro lì, non so se adesso c'è gente, però col blindato qui, con tutti i controlli sulla piazza, io ho timore che lì ci siano tutti nascosti. Vedete? Blindato, jeep, sirene accese, l'area è quella lì. Difatti moltissimi dei senza tetto per paura sono arretrati fino all'altra fermata, quella lì giù in fondo. Qui sull'altra fermata
quella chiusa, quella dove solamente stazionano, non c'è veramente nessuno, c'è solo una signora che dorme e per il resto si sono spostati di qua. Altri controlli anche qui, perciò ogni angolo della piazza è presidiato. Qui c'è un'altra pattuglia, lì giù altre pattuglie, qui sopra ci stanno gli elicotteri. Questa è la famosa uscita da metro che non viene mai presidiata. Considerate che ci sono 2, 3, 4 blocchi stradali, quelli che di solito stazionavano qui neanche ci sono più. Adesso attraverso per andare dall'altra parte, lasciandomi alle spalle queste pattuglie qui e queste altre pattuglie qua, per vedere se di là la copertura, chiamiamola di forze dell'ordine, è la stessa. Qui l'unica cosa che non cambia mai purtroppo è la signora che vive sul marciapiede, nonostante abbiano chiuso pure l'accesso qui perché ci sono grosse buche importanti. Lì addirittura gli hanno nastrato il bagaglio, diciamo gli averi alla signora, ma lei è rimasta lì. Io mi domando come mai non si risolve mai questa situazione. Guardate, tutto il santo giorno lì in mezzo al traffico. Anche qui altre pattuglie di controllo e adesso attraversiamo qui le pattuglie e rientriamo proprio sulla piazza. Adesso in supporto alla polizia, guardie finanza, carabinieri, è arrivata anche la polizia locale che si sta occupando più che altro del discorso di viabilità, perché poi quando ci sono questi controlli viene pure fuori qualche cosa, magari qualche irregolarità eccetera, che di solito poi viene trattata da loro. Io adesso rientro qui sulla piazza, che è dove fondamentalmente inizia tutto. Adesso per sicurezza sono venuto anche dalla parte opposta, da via Marsala, perché se devi guardare la situazione la devi vedere completa. Via Giolitti, via Marsala, piazza centrale. Anche via Marsala in questo momento è tranquillissima, non vedo i soliti che stazionavano qui nell'area del parcheggio, i soliti che stazionavano qua davanti l'uscita, che generalmente non facevano attività eccessivamente moleste, però magari a un controllo documenti, a un controllo classico, te trovai in difficoltà. E anche qua sto incrociando un'altra pattuglia, questa è di carabinieri, perciò ho incrociato dall'altra parte una pattuglia di polizia, al centro una pattuglia mista esercito e polizia e poi ovviamente ci sono anche i carabinieri. A mio rischio e pericolo mi sto addentrando nella zona, quella dove si sono rifugiati durante questi controlli. Ciao! Considerate che la problematica è che si è alzata la tensione anche dal punto di vista delle persone che stanno scappando, perché pensano che vedendosi ripresi in camera poi possano essere presi rispetto alla fuga che stanno facendo. Chiesa di Santa Maria Maggiore qui alle mie spalle, ingresso di via Gioberti da questa parte e io ancora continuo a non trovare, ciao, continuo a non trovare i controlli che dovrebbero esserci. Suppongo, visto che è tutto pulito in giro, poche persone, poco casino eccetera eccetera, che al momento li abbiano già fatti. E adesso vado proprio nella zona quella più problematica, seppure qua è tutto pulito, regà, che vedevo di? Per oggi Termini è il posto più tranquillo di Roma. Ciao! Ciao! Considerate, normalmente a quest'ora questa parte via Gioberti è quella più trafficata di delinquenza, chiamiamola così, e al momento è tutto abbastanza pulito, anche perché dovete considerare che i passaggi, questi degli elicotteri, mettono sempre in allerta le persone. Io che ormai ho l'occhio un po' rodato, qualche losco figuro che si intrufola lo vedo ogni tanto,
però siamo nella situazione in cui una volta si faceva tutto alla luce del sole, questi facevano casino o altro, adesso svicolano di lato per passare inosservati, che è questo l'effetto che è stato sortito in questo momento. Altri elicotteri, ragazzi, adesso siamo a 3 elicotteri che si incrociano, che fanno proprio quest'area. Ecco, uno proprio sopra di me. Su Roma quando passa un elicottero è sempre per un'emergenza, non è che passano così, perciò quando tu vedi o senti passare l'elicottero sai che sta succedendo qualcosa o che è successo qualcosa, si mettono tutti in allerta. Questo angolo qui di via Gioberti spesso è quello più problematico, però invece oggi è molto tranquillo. Qui da Termini io mi sono fatto un giro, sono tutti abbastanza meravigliati di questa maxi operazione straordinaria, perché con tutte le pattuglie, con tutte le unità cinofile, con tutti i poliziotti, carabinieri eccetera, veramente in giro di quelli che facevano confusione non c'è rimasto praticamente più nessuno. Io ho voluto documentare sta cosa perché ci tenevo a farla vedere, adesso indipendentemente da tutto mi sono venuto a fare un giro appositamente facendomi la passeggiata del cittadino, la chiamo così. Se avete altre domande o avete visto altre cose o qualsiasi altra cosa relativa alla stazione e il degrado e tutto quello, scrivetemelo nei commenti. Io per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.